Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi andiamo a farci un giro notturno a Tatsumi. Ma che cos'è Tatsumi? Si tratta di un parcheggio in un'area di servizio autostradale di Tokyo, luogo molto frequentato dagli appassionati di auto che si incontrano specialmente nei weekend. Oggi sono qui chiaramente con la Type R che mi ha dato Honda e anche con la vecchia Type R del mio amico Ken Saito. Eccoli che qui continuano ad arrivare, una Ghibli e una Boxster. Il bello di questi raduni è assolutamente la varietà, perché trovate berline da uomo d'affari e poi trovate macchine del calibro dell'NSX. Ah, finalmente, ecco un po' di italianità. La prima Ferrari è arrivata. Ed è proprio questo il bello dei raduni qui a Tatsumi, perché non è nulla di organizzato, si sa che sempre nei weekend di sera ci saranno delle macchine, come sempre ne arrivano tante, gli appassionati e curiosi che vogliono venirla a vedere. Sto letteralmente decollando quel classe G. Beh ragazzi, giusto per dirvi, questo è il paradiso per gli amanti delle GDM. Questo è un R34 V-Spec rarissima e qui una NSX ovviamente puro stile Jap. Queste sono cose che si possono vedere solamente in Giappone. Una delle cose che adoro del Giappone è che praticamente ovunque si possono trovare queste macchinette che vendono bibite, dolci, di tutto e di più, le si trovano ovunque. Tu che schifezza hai scelto da mangiare? L'hot dog. Pensavo peggio, avrei puntato 5 euro sulle patatine fritte. Ed è arrivato anche un rotativo. Manuale! E rigorosamente con lo scarico aperto. R34 andata. E poi ragazzi c'è lui, volete vedere l'idolo indiscusso del raduno? Non la Boxster, ma un Alfa 147. Io mi sarei aspettato di tutto tranne che una 147 qui a Tokyo. I giapponesi vanno amati in generale per le macchine italiane, specialmente quelle un po' più vecchie, e effettivamente non è molto difficile trovare macchine di questo tipo qua in Giappone, che sono macchine che le posseggono dei veri e propri appassionati di auto. Oh, sono arrivati i ferri pesanti, che bella! Ventador S. Credo che questo sia uno dei miei colori preferiti sulla Ventador. Che bella! S2000. Bello anche questo dettaglio del tricolore. Ma la sentite? Una Formula 1. Ragazzi, l'R8 V8 prima serie, mamma mia che sound, e la continuo a sentire. Oh, finalmente un'altra italiana. Ah sì, anche questo è uno di quelle macchine che non vengono assolutamente commercializzate in Europa.
Per fortuna, direi. Che scatoletta. Oh, che bello, è arrivato un altro compagno di merenda con la Type R. Proprio come la mia, identica. No, vabbè ragazzi, oltre alla scatoletta è arrivato uno con l'Alfa Brera, con la fiancata, credo sia Sailor Moon. No, che spettacolo! Ragazzi, invece su questo furgone mi hanno detto che c'è sotto il motore della GTR. Sì. Sì, confermo dal sound, motore della R35. Questi giapponesi sono matti. Ragazzi, ma guardate che bella! Questa M346 verde, bellissima. Verde con gli interni beige. Come potete vedere è un continuo via vai di macchine. Stupenda, mi sono innamorato. Non ditelo alla mia M3. E mentre credo a 458 stia per andare via, è arrivato un 488 grigio, interni rossi e cerchio oro. Non male. I giapponesi ci sanno fare con le configurazioni, questo è poco ma sicuro. Guardate che bello il cerchio oro da vicino. Questa è un Aventador molto conosciuto in Giappone, adesso vi faccio vedere perché. Il gatto si chiama Achinoko e il proprietario se lo porta sempre con sé a spasso con le sue Lamborghini. Questo è il Giappone. Beh ragazzi, vi ho detto che il bello qui è la varietà. Abbiamo una Jap, un'italiana, un'altra Jap e sentitela qui, un po' di ignoranza americana vecchia scuola. Ragazzi, è arrivata una E92, ma guardate che bella! Il colore è stupendo, credo sia blu e Storil. Bellissima! Ah, che capolavoro la scuderia! Sempre stupendo vederne una. Ragazzi, avete presente con l'M346 con quel bellissimo colore verde che vi ho fatto vedere prima? Beh, peggio non poteva capitare. Praticamente questa signora, entrando nel parcheggio, ha rigato la carrozzeria dell'M3. È arrivata la polizia e, come mi hanno già detto, sempre più spesso arriva qui la polizia per chiudere il raduno e far sgomberare le macchine. A quanto pare la polizia non vede più bene questi raduni così frequenti. Ecco, questo poliziotto si è appena girato tra le macchine, anche perché credo che anche qui esistono le omologazioni, cose che alcune macchine credo non le abbiano. Quindi io penso che il raduno stia per chiudere, soprattutto finché c'è la polizia lì. Io non penso che nessuno oserà fare delle partenze. Oh ragazzi, questa una Liberty Walk. Mamma mia. Davanti alla polizia.
un'altra M3, ma che bella, che colore, oh. Scusate la mia reazione, ma sono innamorato. Vi volevo far vedere meglio la GTR Liberty Walk, ma che altra chicca è arrivata. La 355 rigorosamente con lo scarico aperto. Questa la voglio sentire dopo che se ne va. Guardatela con le sospensioni d'aria quando è parcheggiata, quanto è bassa. Praticamente è a un dito dal toccare l'asfalto. In Italia raduni con auto così non si vedono, e se li facessero io penso che dopo 5 minuti arriverebbe la polizia a sequestrare di tutto e di più. Guardate com'è allargata con il kit Liberty Walk, bellissima. Sotto c'ha degli scarichi ovviamente in titanio, sono senza parole, un mostro. Ragazzi, che cosa vi ho detto? La polizia non vede bene queste cose, quindi sono arrivati. Non conosco il giapponese, ma vedendo tutti salire in macchina direi che ho capito che cosa hanno appena detto. Io penso che se questi poliziotti dovessero iniziare a contestare le modifiche a tutte le macchine, io penso che se ne salverebbero un paio. Ecco, forse questa Yaris e anche la mia Civic Type R che sto usando qui in Giappone. Vediamo se qualcuno ci regala qualche soddisfazione andando via. Comunque la polizia è proprio lì, Beh, ragazzi, io concludo qui il video perché sì, stanno iniziando a fare le multe per davvero e mi hanno sollecitato già più volte che me ne devo andare. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se avete ancora fatto. Come sempre, grazie per la visione. Ciao! Riesco a finire nei guai anche in Giappone.